canale Tao Power Life. Oggi all'interno della playlist Violet Purple Power, cioè il potere della fiamma violetta, ho intenzione di fare una lettura con tutti voi, condividere una lettura di Saint Germain, che è il custode del settimo raggio, quindi è il custode della fiamma violetta. Questa lettura, che per me è molto interessante, si chiama Sii calmo e sappi io sono Dio, e parla della natura divina che dimora nel nostro cuore, parla dell'essere una scintilla di Dio. Prima di cominciare questa lettura, che per me è molto cara non finirò mai di leggerla abbastanza, perché come tutte le letture di Saint Germain, più le leggi e più espandono il tuo livello di comprensione, e talmente tanto che è sempre bello riprendere le sue parole e alle volte anche meditare su quelle parole. Ma prima di leggere direttamente le sue parole, come tutte le volte che leggo qualche scritto di Saint Germain, a me piace chiedere l'assistenza, quindi la benedizione di Saint Germain in tutto ciò che leggerò e in tutto ciò che diciamo mi sentirò di dire. Come tutte le letture su Saint Germain, sono delle letture improvvisate in cui io lascio fluire quello che sento e lo condivido con voi. Sii calmo e sappi. Ora, perché tu possa conoscermi ed essere perciò sicuro che sono io il tuo vero sé, che dico queste parole, devi prima imparare ad essere calmo, ad acquietare la tua mente e il tuo corpo umani e tutte le loro attività, fino a non essere più cosciente di esse. C'era una bellissima frase in cui si diceva che è nel silenzio delle due parole che arriva la voce di Dio. Ecco, l'invito di Saint Germain è quello proprio di essere calmi, di andare ad acquietare la nostra mente. Sappiamo quanti pensieri tutti i giorni noi abbiamo. Abbiamo parlato molto spesso anche delle nostre conversazioni interiori, conversazioni che è molto interessante seguire proprio per conoscere meglio la nostra realtà, perché è proprio tra le nostre conversazioni che si genera la realtà, in quanto co-creatori della nostra realtà. Può darsi che tu non sia ancora capace di fare ciò, ma io ti insegnerò, purché tu voglia realmente conoscermi e sia disposto a darne prova affidandoti a me e obbedendomi in quanto sto per chiederti. E ascolta, cerca di immaginare l'io che parla attraverso queste pagine come il tuo sé superiore e divino, che dà consigli alla tua mente, al tuo intelletto umani, e considera questi per il momento come una personalità separata. Quindi al momento considera che questi consigli vengano dal tuo sé superiore, al momento distinguendo questo dalla tua personalità. E la tua mente è costituita in modo che non può accettare nulla che non si conformi a ciò che essa ha prima sperimentato o imparato e che l'intelletto non considera ragionevole. È un po' il nostro approccio, quello di andare a verificare. Quindi, rivolgendoti ad essa, tu adoperi i termini e le espressioni più consone ad esprimere chiaramente al tuo intelletto la verità che esso deve comprendere, prima che la mente possa svegliarsi alla coscienza del tuo intento. Il fatto è che questo io che ci dà comunicazioni, che ci esprime il nostro sé superiore, è te stesso. Il tuo sé reale, la tua mente umana è stata finora così assorta nel compito di concedere al tuo intelletto e al tuo corpo ogni sorta di favori, che non hai mai avuto il tempo di venire a conoscenza di te. Poco, troppo poco, andiamo a volgere lo sguardo dentro noi, molto, troppo
spesso e troppo spesso volgiamo il nostro sguardo a ciò che è fuori, che poi è il risultato di ciò che noi creiamo internamente. E intanto tu ti sei talmente interessato ai piaceri e alle pene del tuo corpo e del tuo intelletto, lasciandotene influenzare, che sei quasi giunto a credere di essere il tuo intelletto e il tuo corpo, e hai di conseguenza quasi dimenticato me. Che bellissimo questo dialogo tra noi lettori e Saint-Germain, che prende in queste bellissime parole le parti del nostro sé superiore. Hai dimenticato me, il sé divino. Io non sono il tuo intelletto né il tuo corpo, e questo messaggio è per insegnarti che tu e io siamo uno. Siamo in un mondo materiale a fare esperienze materiali e utilizziamo il nostro corpo, utilizziamo la nostra mente, ma noi abbiamo una natura divina. Questo è quello che ci sta dicendo anche Saint Germain. Non siamo solo personalità individuale, diciamo che dall'unità è arrivata sulla terra per sperimentare, diciamo l'esperienza materiale, ma siamo anche quella scintilla che si è staccata dall'unità e che è rimasta dentro di noi, che è scintilla di Dio. Quindi anche abbiamo un sé divino. Ma tu non puoi svegliarti a esso finché non esci dalla coscienza di questo corpo e di questo intelletto, che così a lungo ti hanno tenuto schiavo. Tu devi sentirmi dentro di te prima di sapere che io vi sono. Ecco l'invito a sentire, non soltanto a pensare, a utilizzare la mente o a sentire con il corpo, sentire con il cuore, perché poi è nel cuore che dimora la nostra anima, ma vedremo che sopra la nostra anima c'è qualcosa di più, c'è il nostro io sono, c'è la nostra scintilla divina, c'è la nostra energia pura, ad un voltaggio potentissimo. Tu devi sentirmi dentro di te prima di sapere che io vi sono. Orbene, affinché tu possa dimenticare completamente la tua mente, i tuoi pensieri, il tuo corpo, le tue sensazioni, in modo da poter sentire me dentro di te, è necessario che tu segua scrupolosamente le mie istruzioni. Siedi tranquillo, in stato di rilassamento. Abbiamo visto molte pratiche per rilassare il nostro corpo, anche con Qigong, no? Quando ci sdraiavamo per terra, abbiamo una pratica molto molto bella, è quella di sentire il nostro corpo pesante, quindi i nostri muscoli che vanno fino a toccare terra, il nostro corpo caldo perché il calore rilassa, e sentire il nostro battito del cuore calmo, quindi rilassare i nostri pensieri ma anche i nostri sentimenti. Siedi tranquillo, in stato di rilassamento. Ci sta suggerendo una pratica che è bellissima, e una volta completamente tranquillo lascia la tua mente assorbire il significato di queste parole. Ci sediamo, ci sdraiamo e sentiamo, lasciamo risuonare solamente queste poche parole. Sii calmo e sappi, io sono Dio. È l'invito a sentire la nostra natura divina dentro di noi, perché possiamo capire che dentro di noi c'è la scintilla di Dio. Dobbiamo sentirla. Come? Ci rilassiamo, ci sediamo, siamo rilassati e calmi e lasciamo che la nostra mente assorba non tantissimi pensieri, solo questo. Sii calmo e sappi, io sono Dio. In tutte le volte che abbiamo delle difficoltà, tutte le volte che pensiamo di non potercela fare, tutte le volte che abbiamo bisogno di un'energia di ordine superiore, tutte le volte che dobbiamo fare affidamento, quindi sulla nostra parte divina, noi abbiamo la possibilità di farlo, seguendo però scrupolosamente le istruzioni di Saint Germain. Semplici: rilassarsi e meditare, pensare, lasciare alla mente un unico pensiero. Sii calmo e sappi, io sono Dio. Io sono Dio. Pronuncia queste parole esattamente come sono scritte qui. Ripeto, sii calmo e sappi, io sono Dio.
cercando di realizzare che è il Dio tuo che comanda e chiede al tuo sé mortale implicita obbedienza. Il comando è affidato alla consapevolezza di essere scintilla di Dio e quindi il comando viene dalla nostra natura divina e chiede al tuo sé mortale obbedienza. Studiare e cerca di capire il loro nascosto potere. Sono frasi semplici, ma studiare ci invita a sentire questa forte vibrazione, frequenza, senza pensare, permetti a questo mio divino comando di penetrare profondamente nella tua anima, perché come dicevo, l'anima ci permette di andare a comunicare con la nostra personalità, con la nostra mente, con il nostro corpo, tutto ciò che è sopra l'anima. E sopra l'anima c'è la nostra monade, c'è il nostro io sono, c'è la nostra scintilla di Dio, quindi c'è l'energia pura che noi abbiamo che viene filtrata attraverso la nostra anima. Non potremmo sopportare un'energia così alta senza andare anche a adeguare, a cambiare la struttura, quindi a livello di coscienza, di consapevolezza, di corpo, della nostra, quindi la nostra matrice energetica, la nostra struttura fisica, e deve poter ospitare questa energia pura, ma prima dobbiamo acquisire la consapevolezza della nostra natura e prima di sapere che dentro di noi c'è la nostra natura dobbiamo sentirla. La sentiamo attraverso l'anima che ci aiuta. Senza pensare permetti a questo mio divino comando di penetrare profondamente nella tua anima. Lascia allora ogni altra impressione che venga alla tua mente entrare a suo piacere, senza sforzo o interferenza da parte tua, ma notane attentamente il senso, perché sono io dall'interno che ti istruisco per mezzo di tali impressioni. Quando pensiamo a questa frase non dobbiamo allontanare i nostri pensieri, dobbiamo capire tutto ciò che arriva. Cerchiamo di porre l'attenzione sulle nostre impressioni. Poi quando il loro significato comincia ad apparire alla tua coscienza, pronuncia queste mie parole lentamente, imperativamente, rivolgendole a ogni cellula del tuo corpo, a ogni facoltà della tua mente, con tutta la forza cosciente che possiedi. Cosa devo pronunciare? Sii calmo e sappi, io sono Dio. E sentiamole. Medita profondamente queste parole, portale con te nel tuo lavoro, qualunque esso sia. Questa è l'istruzione che dobbiamo seguire scrupolosamente. Semplice? Non so quanto sia semplice. Sii calmo e sappi, io sono Dio. Fa di esse il fattore vitale dominante del tuo lavoro e di tutti i tuoi pensieri creativi. Quando faccio un'attività, lascia fluire questa frase dentro di noi. Fluisci, io sono, attraverso il mio corpo in ogni attività che svolgo. Pronunciale 1000 volte al giorno. Adesso comincia a diventare più impegnativo. Quanti di noi sono in grado, ora lancio la sfida, di sedersi in maniera calma ogni giorno e pronunciare: sii calmo e sappi, io sono Dio. Finché, pronunciale 1000 volte al giorno, finché tu non ne abbia penetrato e scoperto tutto il più intimo significato, finché ogni cellula del tuo corpo non frema lieta risposta al comando sii calmo e obbedisca istantaneamente a ogni pensiero errante che fluttua intorno alla tua mente, svanisca subito del nulla. Quando le mie parole, dice Saint Germain, risuoneranno attraverso la caverna del tuo essere, divenuto vuoto, vuoto di pensieri, quando il sole della conoscenza comincerà a sorgere sull'orizzonte della tua coscienza, risveglio, allora tu sentirai espandersi dentro di te l'impeto di uno strano, meraviglioso respiro che riempirà fino all'estremo tutte le tue membra mortali, facendo quasi esplodere i tuoi sensi con la sua estasi. Allora sentirai a fiotti levarsi in te una possente, irresistibile forza che ti innalzerà quasi sulla terra. Allora sentirai dentro di te la gloria, la santità, la maestà
della mia presenza. Parole fortissime, tutte le volte che lo leggo, non lo so, vengono quasi i brividi dentro. Lasciamo fluire tutte le nostre sensazioni, sentiamo la potenza di quello che ci dice Saint Germain. E allora tu saprai, io sono Dio. Quando tu mi avrai sentito così in quei momenti dentro di te, quando avrai gustato il mio potere, ascoltato la mia sapienza, quindi gustare come sentire ogni singola vibrazione di questa parola, di questo suono, sii calmo e sappi io sono Dio, allora avrai ascoltato la mia sapienza e conosciuto l'estasi del mio amore che tutto abbraccia, non potrai più essere toccato da alcuna malattia, non potrai più essere indebolito da alcuna circostanza, non potrai più essere soggiogato da alcun nemico, perché tu saprai allora che io sono, l'io sono, cioè la scintilla di Dio, la consapevolezza dell'essere è dentro di te, e da quel momento in poi ti rivolgerai a me in ogni tua necessità. Come? Magna presenza io sono, vieni a me. Magna presenza dell'io sono, agisci con me in tutto quello che faccio. Magna presenza io sono, fluisci attraverso di me e guidami in ogni attività, pensiero, discorso, parola. Usami, magna presenza io sono, usa il mio corpo, usa la mia mente, guida il mio corpo, guida la mia mente, perché io sono dentro di te, e da quel momento in poi ti rivolgerai a me in ogni tua necessità, ponendo tutta la tua confidenza in me, con fede, amore, convinzione, permettendomi di esprimere la mia volontà, la volontà divina. E quando ti rivolgerai a me troverai sempre, nell'ora del bisogno, un aiuto pronto e infallibile, poiché io ti riempirò talmente con la realizzazione della mia presenza e del mio potere che ti basterà essere come? Calmo, e permettere a me di fare qualunque cosa che tu voglia. Lasciamo in quel caso fluire la presenza dentro di noi dell'io sono. Io sono in azione, l'io sono in azione, Dio in azione dentro di noi. Risanare i tuoi mali o quello degli altri, illuminare la tua mente in modo che tu possa vedere con i miei occhi la verità che cerchi o compiere alla perfezione ciò che prima ti sembrava quasi impossibile. Niente è impossibile, mai all'io sono qualcosa è negata, perché l'io sono è infallibile. Ma questa conoscenza, che può sembrare talmente semplice, no? Ripetere, essere calmo, sapere, cioè informare ogni parte del nostro corpo, anche a livello cellulare, che io sono Dio, che la scintilla di Dio, che proviene dall'unità ed è arrivata sulla terra e attraverso il corpo e la mente fa esperienza materica, è parte di Dio. Questa è la verità, ma questa conoscenza, questa realizzazione non verrà in un attimo, potrà non venire per anni, potrà venire domani, ciò dipende solo da te, non dalla tua personalità con i suoi desideri umani, la sua umana comprensione, ma dal tuo io sono Dio entro di te. Che cos'è che dal bocciolo fa sbocciare il fiore, dice Saint Germain? Cos'è che fa rompere il guscio al pulcino? Chi stabilisce il giorno e l'ora è l'atto cosciente e naturale dell'intelligenza interiore, della mia intelligenza, diretta dal mio volere, ciò che porta a maturazione la mia idea e la esprime nel fiore e nel pulcino. Il fiore e il pulcino hanno qualcosa a che fare in tutto ciò? No, essi si sottomettono soltanto, uniscono la loro volontà alla mia e permettono a me come divino, se divino, alla mia sapienza di stabilire l'ora nella quale maturerà l'azione. È un invito ad affidare la nostra vita, la nostra attività all'io sono, alla magna presenza io sono, alla nostra, ovvero scintilla divina che dimora dentro di noi. Usami,
scintilla di Dio, usami, fluisci attraverso di me in tutto ciò che faccio. Solo dopo aver obbedito all'impulso della mia volontà, aver fatto lo sforzo che io imponevo loro di fare, allora hanno potuto passare la nuova vita. Tu puoi, con la tua personalità, tentare mille e mille volte di uscire dal guscio della tua coscienza umana, ma potrai riuscire tutt'al più ad abbattere le porte che io ho provvidenzialmente messo tra il mondo delle forme tangibili e il regno dei sogni intangibili. Una volta aperte le porte, tu non potrai più, senza molta fatica e sofferenza, tenere fuori gli intrusi dal tuo dominio privato. Ma talvolta io permetto anche questo, perché attraverso tale sofferenza tu possa acquistare la forza di cui manchi e la saggezza necessaria a capire che soltanto deponendo ogni desiderio di sapienza, di bontà e persino di unione con me a beneficio del tuo sé, tu puoi schiudere i tuoi petoli manifestando la mia perfetta bellezza e gettare via il guscio della tua personalità umana, passando alla luce radiosa del mio regno celeste. Io ti do perciò queste istruzioni, quelle che ci siamo dette. Adesso al principio, affinché tu possa imparare a riconoscermi, prima riconoscermi. E ti prometto che se tu accetti le istruzioni che ti do in queste pagine e ti sforzi seriamente di comprenderle, quante volte dovrò ripetere dentro di me sì, calmo e sappio sono Dio, tutte le volte che sono necessarie, e ti sforzi seriamente di comprenderle e di metterle in pratica, tu mi conoscerai ben presto. Questa è la premessa di Saint Germain. E io farò sì che tu comprenda tutte le mie parole, dovunque scritte, in libri o dottrine, nella natura o nei suoi simili. Se ti pare che in quanto è qui scritto vi siano contraddizioni, cerca bene il mio reale intento prima di respingerlo. Non lasciare una sola parola, un solo pensiero, finché tutto che esso suggerisce, che ci suggerisce, non ti sia divenuto chiaro. Quindi sforziamoci a ripetere, sforziamoci ad entrare dentro la frequenza di queste parole di verità. Ma in tutta la tua ricerca, in tutti i tuoi sforzi, abbi fede in me, Saint Germain, che parla attraverso il nostro sé divino. Qui Saint Germain impersonifica nel suo dire e crea un dialogo tra noi lettori, ascoltatori e il sé divino, quindi prende il ruolo del nostro sé divino. E qui dice: ma in tutta la tua ricerca e tutti i tuoi sforzi abbi fede in me, nel nostro sé divino, nel tuo vero sé interno, e non essere impaziente di ottenere dei risultati, poiché essi sono in mia custodia e io ne avrò cura. I dubbi e l'impazienza sono soltanto della tua personalità, e se tu permetti loro di persistere, a che cosa? Ai dubbi e all'impazienza, essi ti condurranno all'insuccesso e al disinganno. L'invito invece è alla fede, alla convinzione e all'amore, e con fede, convinzione e amore chiudiamo questa lettura con l'invito a ricercare il pieno allineamento, l'identificazione, ma ancora prima che ricercare la collocazione, a ricercare di sentire attraverso le parole che Saint Germain ci ha dato la nostra natura divina. Quindi ripetiamo tante volte, tutte le volte che ne sentiamo la necessità, tutte le volte che abbiamo bisogno, in tutti i momenti di difficoltà, queste bellissime parole: sii calmo e sappi, io sono Dio. Vi ringrazio Saint Germain per avermi dato diciamo, l'intuizione e il desiderio oggi di fare questa lettura e condividerla con tutti voi. Spero che possa veramente far germogliare il fiore del sé divino in tutti voi, ma spero che anche quindi che possa, e l'augurio che possa veramente ciascuno di voi rompere quel guscio e andare della personalità, della coscienza, della mente, del corpo entro cui ci siamo limitati, per andare a vedere la luce di queste parole bellissime che vibrano ad una frequenza molto alta. Vi invito a lasciarvi guidare
da queste parole: sii calmo e sappi, io sono Dio. Ringrazio Saint Germain e chiedo a Saint Germain di dare a tutti coloro che ascoltano questo video una benedizione, la benedizione che ciascuno di noi con amore, convinzione e fede ricerchi la propria scintilla, la scintilla di Dio, la scintilla dell'Io sono dentro di noi. Ci vediamo alla prossima pratica con Tapo per Life, grazie.